Specialist IT, ciao a tutti! È un anno che me lo chiedono tutti quanti e finalmente ce l'ho fatta a preparare questo video. Oggi parliamo di Windows Autopilot Device Preparation, ovvero, per gli amici, Windows Autopilot V2. Questo video sarà un pochettino più lungo del normale perché è un approfondimento, quindi prendetevi qualcosa da bere, un tè, un caffè, uno spritz se volete esagerare e tenetemi compagnia fino alla fine del video. Che cos'è Windows Autopilot Device Preparation? È una soluzione Microsoft basata sulle tecnologie di Autopilot, pensata per automatizzare, semplificare e velocizzare la preparazione dei PC aziendali. Grazie ad Autopilot, infatti, ogni dispositivo Windows sarà preparato in maniera standard, sicura, seguendo tutte le policy e le configurazioni date da Intune e tendenzialmente senza intervento dello staff IT. In poche parole, una sorta di bacchetta magica per chi deve preparare i PC. Cominciamo con una breve comparativa rispetto alle differenze di Device Preparation o Autopilot V2. Durante il video mi riferirò a questa tecnologia in entrambi i modi rispetto all'Autopilot classico. Per tutte le differenze in maniera dettagliata ho preparato per voi una tabella che trovate nella versione testuale di questo video. A voce, però velocemente così al volo, me ne vengono in mente tre. Prima differenza, ed è quella che mi piace di più, non c'è più la necessità di caricare il file hash, quindi il CSV, contenente seriale, hash, eccetera, eccetera. Basta solo censire il numero seriale del dispositivo. Seconda differenza, Autopilot Device Preparation supporta solo ed esclusivamente i dispositivi Entra-Joined, quindi niente più ibrido, che però, per chi lo volesse, rimane a disposizione nella versione di Autopilot 1, quindi quella classica. Terza differenza, Autopilot Device Preparation, quindi la versione V2, quella nuova, non supporta l'applicazione di un template per il nome del PC. Questa potrebbe essere un difetto in realtà, ma possiamo rimediare senza nessun tipo di problema con uno script a posteriori. Ok, cominciamo a mettere le mani sul portale. Dobbiamo verificare principalmente due cose prima di partire. La prima cosa da verificare è che gli utenti abbiano il permesso di auto-enrollment su Intune per i client Entra-Joined. Perfetto, seconda cosa, dobbiamo verificare che gli utenti abbiano effettivamente il permesso di fare Entra-Join. Ok, entriamo un pochettino più nel cuore della procedura adesso. Adesso dobbiamo creare un gruppo statico su Entra, dentro cui verranno inseriti i dispositivi. Non dovremo inserirli noi e qui c'è già la prima particolarità. Nel creare questo gruppo statico dovete avere l'accortezza di inserire come owner del gruppo, quindi non come membro ma come owner del gruppo, uno specifico ID che rappresenta un service principal. Vi racconto tra poco a cosa serve. Sostanzialmente sarà questo service principal a fare la magia e sarà lui, tra virgolette, a popolare il gruppo con i dispositivi di cui andremo a censire il seriale. Esatto, quindi proprio così, quindi creiamo il gruppo dove poi verranno inseriti i dispositivi automaticamente, lo lasciamo lì e praticamente ce lo dimentichiamo. Mi raccomando, è fondamentale inserire l'owner di questo gruppo perché è quello che fa la magia. Vediamo come si fa. Ok, adesso andiamo a creare il gruppo degli utenti, quindi ci vuole un gruppo di utenti che in questo caso andremo a popolare noi e saremo noi ad inserire all'interno di questo gruppo come membri gli utenti che vogliamo mettere in scope rispetto alla policy di Autopilot V2. Questa è una grande differenza rispetto al passato perché Autopilot Device Preparation è user assigned, ok? Vediamo come si fa.
Ok, adesso sempre sul portale di Intune andiamo ad inserire i numeri seriali dei PC che vogliamo registrare come PC Autopilot. Come dicevo prima, basta solo il seriale e questo servirà appunto a censire i PC fin, come dire, dalla scatola. Quindi il PC, fin dall'apertura della scatola, diciamo così, saprà di essere un PC Autopilot. Eccoci finalmente arrivati al cuore della procedura di Windows Autopilot Device Preparation, ovvero la creazione della policy. Che cosa faremo in questo passaggio? Chiuderemo, lasciami dire, un po' il cerchio di tutta quanta la configurazione, andando a definire le configurazioni di base di Autopilot, quindi user driven, entra join, eccetera eccetera. Definiremo qual è il gruppo di dispositivi in scope rispetto ad Autopilot, andremo a definire il gruppo di utenti in scope rispetto alla policy di Autopilot e assegneremo infine i famosi 10 script o le famose 10 applicazioni che verranno installate ed eseguite nella primissima fase di enrollment del dispositivo. Andiamo subito a vedere come si fa. Ok, abbiamo apparecchiato tutto, abbiamo creato i gruppi, abbiamo fatto la policy, insomma abbiamo pronto tutto quello che ci serve. È arrivato quindi il momento fatidico, quello di provare ad installare una macchina con Windows Autopilot Device Preparation. Per fare questo ho registrato la schermata di una macchina virtuale che ho configurato con Autopilot V2, ovviamente accelerando un po' e tagliuzzando qua e là di modo da insomma, da far stare tutto quanto nel video senza che ti addormentassi. Vediamo quindi se abbiamo fatto tutto bene e se funziona tutto. A little longer than a few minutes later. More moments later. La device preparation è riuscita con successo. Come sempre, grazie per aver seguito questo video fino alla fine, anche se è stato un pochettino più lungo, ma come dicevo valeva la pena perché era un approfondimento, quindi grazie doppiamente per essere arrivato fino alla fine. Spero che tu ti sia gustato lo spritz o qualunque cosa stessi bevendo. Io come sempre ti aspetto sulla mia newsletter itspecialist.news, dove c'è un video tutorial al mese come questo e una rubrica ogni mese, hai provato a riavviare, con notizie, call for speaker, eventi, contenuti della community, eccetera eccetera. Che dire, grazie ancora, a presto, mitici!